Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente segue aqui na Calábria e hoje a gente vai subir a montanha para conversar com a Dani e com a Rossella, duas mulheres aí que vêm, uma do mundo dos grãos e outra do mundo dos vinhos, para falar um pouquinho da gastronomia de um lugar povoado por imigrantes albaneses. Ciao a tutti, io sono Rossella della famiglia Stamati. Noi abbiamo l'azienda agricola Stamati, la piccola bottega del gusto e Calabria Rural Travel, qui a Plataci, un paesino di 1000 abitanti a 1000 metri sul livello del mare in Calabria, in provincia di Cosenza, nel Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un paese di etnia Arbresh. Gli Arbresh sono albanesi d'Italia, cioè degli albanesi che sono arrivati in Italia, nell'Italia meridionale, tra il XV e il XVIII secolo ed hanno fondato delle comunità che a tutt'oggi, dopo tantissimi anni, mantengono la loro cultura, le loro tradizioni, la lingua che è un albanese antico chiamato Arbresh. Il grano, come molti lo conoscono adesso, non è come era prima, perché è un prodotto che costa tanto, ma sfama tantissimi esseri umani. Quindi c'è stata la necessità di rendere molto più produttivo. E questo è trasformato grano e buono questo in un grano non tan buono. sì, però rende tantissimo. Un'azienda dice che l'obiettivo è raggiunto quando produce 100 quintali ettaro. Io qui in montagna faccio 9-14 quintali ettaro. La differenza sostanziale è proprio nella nutrizione. Un grano nuovo ha glutine poco differenziato, esistono poche varietà. Un vecchio grano ha glutine molto più differenziato, non fa altro che causare meno allergie. Adesso esistono molte persone celiache, proprio perché la differenziazione si è ridotta, quindi il nostro corpo, quando si nutre di questi nuovi grani, immagazzina solo certe sostanze ed altre no. E poi un'altra cosa fondamentale è che non hanno più aroma. Quindi quando tu mangi un prodotto fatto di grano moderno è come se fosse una base, non c'è più differenza. Stamattina, cioè ieri notte, i cinghiali hanno provato a entrare. Ah! Qui c'è molta fauna selvatica, visto che tutti hanno abbandonato la coltivazione, dove loro trovano un campo seminato. Vogliono mangiare Tutto. Questo è grano tenero di una sola varietà, ma io in genere non coltivo mai una sola varietà, perché per riprodurre l'ambiente non esiste il campo con una sola varietà, esistono tante varietà insieme. Ma questa è una prova che abbiamo voluto fare perché questo è il grano che veniva coltivato qui a metà del 1800. Si chiama Carosella Bianca. Ed è un grano che anche integrale rimane sempre bianco, veniva utilizzato per le spose. Questo piace molto ai cinghiali perché, come vedi, non ha il baffo, vedi? E quindi non gli entra nel naso, non disturba. Abbiamo iniziato a pensare a un modo per poter ricominciare a rivivere questa terra, facendo in modo che i giovani rimangano qua. E abbiamo studiato quelli che erano i terreni che avevamo a nostra disposizione, li abbiamo recuperati perché oramai erano diventati bosco, li abbiamo puliti e abbiamo ricominciato a ricoltivare quello che un tempo si coltivava. Siamo partiti 6 anni fa proprio da un pugno di grano. Qualcosa ho trovato dai vecchi contadini e qualcosa ancora ho trovato dai residui di mia nonna. Noi siamo un'azienda agricola biodinamica. Cerchiamo di mantenere sempre l'equilibrio della terra, perché il nostro primo obiettivo è la fertilità, che non vogliamo mai perdere. Allora, questo è il Turanicum, che è caratterizzato da avere un chicco grande, curvo. Questo è il senatore Cappelli. Il chicco è un po' più piccolo e rimane leggermente curvo perché assomiglia al padre. Questo è il Solibam. Questa è una sperimentazione
creato per cercare di risolvere la questione della mancanza di cibo in Africa e in Medio Oriente, perché il grano si adatta molto al territorio. Ma con i cambiamenti climatici, se quest'anno piove e l'anno prossimo non piove, c'è sempre una varietà che si adatta alla crescita. Quindi tutte queste varietà insieme ti permettono di avere sempre almeno un minimo di raccolto. Quante varietà ci sono? Oltre 2500. Allora, questi due sono Frassineto. Sono gli stessi. Sono gli stessi ed è aristato, vedi ha il baffo. Questo grano qui si chiama Carosella bianca, che è quella che abbiamo visto verde questa mattina, Che non c'è questa... che non ha il baffo. Carosella viene da una parola italiana che si dice caruso, cioè pelato, senza baffo, senza peli. Questo qua si chiama Gentilrosso ed Bellissimo. è bellissimo ed è rosso. Questo qui si chiama Senatore Cappelli e ha un baffo nero. Questi qui sono grano tenero, questo è un grano duro e questo è il figlio geneticamente di questo perché è il risultato di un incrocio e questo si chiama Turanico. Com'è questo tralcio che viene piegato così, che non è come quello a spalliera, ma viene piegato da un lato e se voi notate c'è un unico tralcio produttivo, questo scuro, l'altro quando viene potato viene tagliato, l'anno prima è stato tagliato, di solito se ne lasciano due, no? Negli altri tipi di potatura, qui se ne lascia uno solo. Quindi la sostanza del grappolo viene più concentrata, cioè produce di meno uva, però la produce migliore. Allora, le foglie lo puoi vedere, devi prendere una foglia matura, quindi questa qua. Guarda le anse. È troppo diversa. Sì, perché quelle foglie giovani non portano i caratteri di riconoscimento. Sono tutti un po' simili. Sì. E questi invece come si riconosce? Si dice 1, 2, 3, 4, 5. Lo riconosci da una leggera peluria che hai sotto. Questo è il carattere distintivo. Quando parlo di vino naturale parlo di un vino prodotto in assenza di solfiti, cioè in assenza di aggiunta di anidride solforosa. Quindi questo è un vino che si conserva autonomamente, senza bisogno di additivi. Tra l'altro si tratta di un vino non filtrato. Tutto quello che noi assaggeremo oggi è tutto frutto di una contaminazione da quello che abbiamo portato dall'Albania e quelle che poi erano le tradizioni culinarie e gastronomiche del Pollino. Olha che lindo, è molto bonito. È molto bonito. Questo rosso, Questo colore. olha che brilla, il pane, la pasta. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Noi in albanese lo chiamiamo sauziz. Sauziz. Praticamente è fatto con la carne di maiale stagionata, il sale ed il pepe rosso, la paprika. È probabile che sia stata introdotta in Italia proprio dagli Arbresh. E come si chiama che ho dimenticato già? Yakror. É uma massa feita com óleo, é como a nossa massa de pastelão, acredito, mais ou menos. E eles colocam páprica junto na massa, e aí fica com essa cor bonita assim, ó. Amor, mostra aí a realidade na Itália. Aqui, ó. Todo mundo usa tesoura pra cortar pizza, pra cortar o pastel, pra cortar o salame, não. A gente achou estranho, mas a gente viu várias pessoas fazendo, ó. Do norte ao sul. Do norte ao E sul. Piemonte si usa lá fora. Sì, lo so. Fica lá, usa lá Io ho fora. imparato in toscano, Ah, vedi? Recheado de batata. Dá pra sentir a páprica? Né? E a batata é bem temperada. C'è anche la cipolla. Sì. Batata com cebola. Se você não tem queijo em casa e quer fazer um recheio,
Você pega a batata, a cebola, refoga e faz o recheio, fica bem gostoso. Bietole selvatiche, è della famiglia degli spinaci. Tá comendo ervas espontâneas, né? É muito bom. Isso lembra muito o que sua mãe faz também. É? Com espinafre. Tudo que mangiamo, ricordando minha mamma. Um frizzy calabrese agora, Vinícius, depois do frizzy pugliese. Mas tem que prestar atenção. O frizzy da Puglia, ele não tem alho. E esse aqui tem alho. Então ele fica muito parecido com o pão com tomate que os espanhóis comem. Logo, os espanhóis passaram por aqui. Tanto é que eles passaram por aqui, que ontem a gente estava descobrindo que o baralho que a gente chama de baralho espanhol no Brasil, eles chamam de baralho napolitano aqui. E na verdade, a gente fez uma italiana ficar um pouco triste quando ela descobriu que o baralho napolitano vinha dos espanhóis. Que por sua vez pegaram lá da China, né? Então E, assim. na verdade é o baralho chinês. Mas o que importa mesmo é o sabor, né? Então vamos ver a frizzy. Bom, já vou dizendo que a gente é um apaixonado da frizzy. Depois que a gente conheceu, a gente sempre compra, né? Tem no carro. É muito fácil de você preparar no carro. A gente só coloca na água e reidrata ele com um tomatinho e fica... Nossa, muito bom, né, amor? Da noi si chiama torni, invece nei paesi limitrofi si chiama cullura. Loro lo fanno a Pasqua, noi lo facciamo nel periodo dei morti che per noi corrisponde a febbraio, non a novembre come nel resto d'Italia. E quindi questo simboleggia la resurrezione delle anime. Farina, grani antichi, grano di farina di carosella bianca, tante uova, 5 uova per ogni chilo di farina, olio, latte e questi piccoli puntini che vedete, anice nero selvatico, molto raro, molto prezioso. Gente, enquanto eu tô aqui batendo foto do pão, dos mortos, Vinícius tá lá, ó. Tô aqui trabalhando e ele já tá lá no eu só tô escutando Mas eu quero contar um segredo pra vocês. A Daniela falou pra gente que esse anis selvagem que vai dentro desse pão, um dedal daquele de costurar, custa 100 euros. E como a gente ia comer esse pãozinho, eles fizeram uma declaração de amor por gente e colocaram 2 dedais. Então, essa rosquinha ali vale 200 euros mais os grãos. É boníssimo! Vero? Sì, ho assaggiato già. Scusa, Sì, ma io scusa, ma... Ah, questo è lo stesso del fagiolo. Sì, è quello fresco. Vamos provar o fagiolino primeiro, então. Puoi. Bonito. Ragazzo. O sabor é um pouco diferente da vagem. Ele é bem o feijão antes de ser feijão. Um feijão bem fresco. Mas ele não tem nenhum sabor de feijão. Ele tem um sabor mais verde, assim. É difícil explicar. Vou comer a salsicha agora. Esse salame aqui, ele é feito com erva doce. Gente, é muito bom. É muito bom. Porque a erva doce faz bem pro barriga, né? Então você come a gordurinha e depois a erva doce já te resolve. Mas onde estava conservado a linguiça, a salsicha? Dentro do óleo. É, dentro do azeite de oliva. Então, assim, pensa numa coisa boa, triplica por 10 e aí você chega perto. Vocês não fazem ideia. A Dani tá tentando escrever aqui as coisas que foram. Tô listando, sabe? Tipo, caderninho enchendo de coisa que a gente já provou e coisa que ainda a gente vai provar. Tudo muito bom, numa região da Itália que é pouco valorizada, que ainda tem um preço bacana para vir, né, conhecer. O mar tá aqui do lado, a gente tá na montanha, daqueles raros lugares que você não encontra, assim, aquele monte de turistada, comida boa pra caramba. A gente vai deixar aí na descrição os endereços. Por favor, venham conhecer. E acabou de chegar mais um prato aqui. Gente, isso aqui é muito bom. Cosa abbiamo qua? Abbiamo una zuppa di fave con finocchietto selvatico. Le fave sono fave autoctone del posto e poi la pasta è una pasta prodotta da Daniela con i suoi grani che adesso vi spiegherà lei. Turanico, quindi integrale, grano macinato a pietra e poi la pasta è trafilata al bronzo e la particolarità è che è essiccata a temperatura ambiente. Quindi mantiene tutto quanto intatto il germe di grano. Vamos ver. É boníssimo, é forte. É forte. É forte. Eu tô chocada, porque eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu sinto um sabor de grão, de verdade. De verdade. Porque você come a maioria das pastas e você sente o sabor do molho, é uma outra coisa. Vi,
Prova aí. E depois vê se consegue traduzir em palavras o que eu tô tentando explicar pro pessoal. É muito bom. Não é? Não é aquilo que eu falei? É aquilo que você falou, tem gosto. Tem um gosto de... Eu senti um gosto de aveia aqui, que é um grão um pouco mais doce. Você sente as fibras, que não tem nada a ver com o integral que você compra no supermercado. Aquele integral que você compra no supermercado é uma farinha que foi separada. Fizeram a farinha branca, depois eles separaram o germe. Daí depois eles pegam essa farinha branca e colocam tudo dentro de novo. Eles misturam o que eles já tinham separado para fazer o integral, entendeu? Tanto é que quando você olha, pode olhar, quando você comprar essa farinha integral no supermercado, você vai ver que ela tem uma massa branca embaixo e tem os pontinhos que parece que é mais integral do que integral. Porque integral tá tudo misturado. E aqui você sente bem essa textura das fibras e sente o sabor do grão. Abbiamo portato Dolce. il dolce. Adesso cos'è questo dolce? Spiega. Si chiama gliacroro, anche se gliacroro vuol dire fatto con le verdure, però ha la stessa conformazione di quello che abbiamo mangiato prima, solo che all'interno c'è la ricotta fresca. C'è questo pontino che sono di cioccolato, no? Sì. E aí, eles oferecem um digestivo, porque você precisa de um digestivo no final de tudo isso. Mário Silano. E aí eu peço um pouquinho, e olha quanto vem. Tô quase morrendo aqui, amor, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. É isso aí, pessoal. Isso aí foi um pouquinho. Um pouquinho. Só um pouquinho. Da gastronomia local aqui. Eu acho que a gente vai se dar muito bem na Albania. É verdade. Porque a comida aqui tava muito boa. É. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo na Itália. Saúde!